Eccoci qui, siamo sul Mottarone, non sono qui per farvi però da guida turistica quanto per mostrarvi la novità che abbiamo provato oggi e che stiamo provando oggi, cioè la nuova Hyundai Kona. Nello specifico proveremo in questo video la variante Full Hybrid, quindi 1600 GDI da 141 cavalli. Non esitiamo ancora perché le novità da mostrarvi sono tantissime rispetto alla prima generazione, scopriamole subito. Ecco come si presenta questa seconda generazione di Hyundai Kona. Innanzitutto vi anticipo che gli allestimenti sono tre, ve ne parlerò alla fine, ma quest'oggi stiamo testando in primis la variante a motore termico, perché poi in autunno arriverà la Kona EV, quindi quella elettrica, e non solo, stiamo testando l'allestimento N-Line. A livello di motorizzazione non c'è una vera differenziazione in gamma, quanto però a livello di estetica, modanatura e dettagli. Partiamo dall'anteriore. Vi anticipo già, ma lo state già vedendo con i vostri occhi, l'auto è stata praticamente stravolta rispetto alla prima generazione, è tutta un'altra storia. Un'auto che nella gamma di Hyundai si posiziona ormai sempre sì nel segmento dei B-SUV, ma comunque a metà strada tra la Bayon, che tra l'altro abbiamo provato qualche mese fa, e la Tucson, che è quindi il SUV di segmento C della casa. Ma soffermiamoci appunto sul nuovo look di questa Kona. All'anteriore colpisce subito, soprattutto di notte, come vedete dalle immagini, questa ampia stripe luminosa che corre per tutto il frontale, che non è solo un gioco di design, ma è anche funzionale, perché di giorno i LED diurni si illuminano solamente nella parte dell'estremità, degli angoli. Di sera, o quando accendiamo i fari manualmente di giorno, si illumina tutta questa fascia, ovviamente fanaleria che viene accompagnata in basso da ulteriori elementi per quanto riguarda abbaglianti, anabaglianti e luci di direzione. Un frontale caratterizzato anche da un'ampia, chiamiamola bocca, quindi un contrasto tra nero lucido, nero opaco, su questa verniciatura bianca. Tra l'altro mi fa piacere provarla in bianco, perché la Kona che abbiamo provato qualche mese fa, link qui in alto nelle schede, era sempre in bianco, e quindi potete vedere ancora di più, se vi va, quali siano le differenze tra la prima e questa seconda generazione. Vi voglio mostrare dell'anteriore due elementi. Il primo, sotto la targa, è la piattaforma con i radar per gli ADAS, il secondo sono questi due rettangoli. Allora, queste non sono delle semplici chicche estetiche, quanto più che altro delle funzionalità. Infatti questi sono dei flap che nel momento in cui al motore e al radiatore più che altro serve respirare un po' meglio, si aprono e quindi diventano delle vere e proprie feritoie. Differenziazione di allestimento con il badge N-Line, cerchi con finitura diamantata, come potete vedere. In questo caso questo esemplare monta delle gomme Kumo Exta 215-55 R18, la base è 17 pollici per l'allestimento d'ingresso, e la finitura di questa vettura ha una tonalità bicolore. Infatti abbiamo un bianco per la parte inferiore, tetto, montanti, calotte e specchietti, spoiler e anche i vetri oscurati danno appunto un bel contrasto in nero. Badge N-Line anche nella parte laterale, e voglio un attimo allontanarmi perché vi voglio parlare effettivamente di quanto è cambiata questa Hyundai Kona anche a livello di dimensioni. È cresciuta di circa 15 cm, abbiamo una lunghezza di 4,35 m, una larghezza di 1,82 m ed un'altezza di 1,57 m, con un passo aumentato di 6 cm che arriva a 2,66 m, che va a tutto beneficio degli occupanti posteriori, ma anche del baule che vi mostrerò a breve. Prima di questo, qualche altro dettaglio della sua fiancata, in primis i passaruota che sono verniciati sulla N-Line e quindi si differenziano rispetto alla Kona di prima generazione, che li riportava rivestiti in plastica, quindi in stile off-road. E cos'altro? Anche queste pesanti nervature, questi muscoli che corrono per tutta la fiancata, quindi sotto la linea di cintura fino alla maniglia porta posteriore, e questa nervatura obliqua che corre per tutta la metà, sembra praticamente un taglio su una tela. Passaruota posteriore molto marcato, quindi come vedete delle forti connotazioni muscolari per questa nuova Kona, e nel posteriore anche qui una barra luminosa, un'illuminazione coast to coast che corre per tutta quanta la superficie posteriore. In basso, veramente molto sottile, logo Hyundai, lettering Kona, nomenclatura, dicitura se vogliamo hybrid, e qui sotto lo splitter. Caratterizzazione per quanto riguarda la variante N-Line con un doppio scarico, che è vero, chiaramente non è una Kona N, e dopo parleremo anche di questo perché purtroppo ci sono delle brutte notizie per gli amanti della lettera N, almeno per quanto riguarda questa Kona. Però appunto voglio farvi vedere, già che siamo qui, il suo baule con apertura manuale,
È disponibile anche l'azione elettroattuata di questo baule che può essere personalizzata nella velocità di apertura e anche nell'altezza massima. Si apre con dei gesti semplici, quindi non bisogna star lì a impazzire, magari giocando col piede, facendo il tip tap o quant'altro, ballando il can can più che altro. Comunque questo è il baule, cresciuto anch'esso, cresciuto del 30%, pensate un po' rispetto alla prima generazione, raggiunge un volume di 466 litri, il divanetto posteriore si può abbattere secondo la configurazione 40-20-40, abbiamo un doppio fondo, qui adesso abbiamo posizionato degli zaini per mostrarvi meglio la configurazione, uno scalino già molto basso di per sé, una bocca d'accesso molto regolare, come vedete non c'è una particolare rientranza se non ai due lati, ma tendenzialmente la bocca d'accesso corrisponde alla larghezza di questo baule. E infine una luce di cortesia. Un altro dettaglio molto simpatico è questo: ci hanno parlato della possibilità di andare a far collassare la cappelliera. Vediamo se ci riesco con una mano sola. Ok, con una mano sola non ci riuscivo, ho dovuto posizionarlo manualmente. Comunque c'è un apposito spazio dove far arrivare la cappelliera. Porto avanti questi zaini. Come vedete la cappelliera si blocca in questa posizione, quindi abbiamo tutto lo spazio in altezza di questo baule, ma con la cappelliera che ha un suo alloggiamento. Ora però, prima di partire, voglio farvi vedere gli interni. Piccolo fuori programma, ma ne voglio approfittare assolutamente per mostrarvi, come vedete, le feritoie che si sono aperte qui davanti per far respirare un po' meglio questa cona. Si è accesa la ventola, ho acceso a mia volta la macchina perché voglio farvi vedere tutte le sue funzionalità. Allora, facciamo un salto all'interno dell'abitacolo. Questa è quella che sto per mostrarvi, una caratterizzazione dell'allestimento N-Line. L'avete già notato, tutti questi bei dettagli rossi in contrasto con il nero, quindi cuciture rosse, il logo N-Line e anche queste, se vogliamo, mondanature interne a contrasto sempre in rosso. Mi siedo perché voglio mostrarvi le principali novità. Allora, in primis il volante ridisegnato. Questo volante dà la forma, se vogliamo, perfettamente circolare fino qui all'estremità bassa, dove diventa leggermente più squadrato. Al centro non abbiamo più un logo Hyundai, non abbiamo, come sulla Ioniq 5 di qualche mese fa, un look minimal, è un po' una via di mezzo, con questo effetto diciamo di metallo, un effetto metallico, e questi 4 pallini. Sul volante abbiamo diversi pulsanti che potrebbero distrarre, ma solo l'apparenza, perché alla guida, vi dico, sono veramente tanto razionalizzati e molto funzionali. Infatti abbiamo sul lato sinistro quelli dedicati agli ADAS e in generale al controllo della strumentazione di guida, sulla destra, sulla razza destra invece abbiamo i pulsanti dedicati alle telefonate, alla radio e quant'altro, dietro i classici satelliti dedicati a indicatori di direzione e anche al tergicristallo, telecamera di rilevazione per l'attenzione di chi guida e i paddle che servono in modalità eco, e qui faccio già un excursus sulle 3 modalità di guida. In modalità eco, appunto, permettono di controllare con il meno maggior frenata rigenerativa, perché è una full hybrid, mentre in modalità sport permettono di controllare il cambio a doppia frizione, il DCT. Dietro il volante la più grossa novità, probabilmente, oltre al generale look pulito di questo abitacolo. Infatti abbiamo 2 schermi, 12,3 pollici l'uno di diagonale, molto ben leggibili, ve lo devo confermare. Subito sotto abbiamo una superficie spazzolata in grigio scuro veramente bellissima, forse un po' da tenere con cura, quindi con qualche panno, con qualche pezza bagnata per non lasciare troppe ditate, qualche salvietta, vedete voi. Start button, dietro il volante il selettore di marcia, quindi non abbiamo più rotori, manopole varie all'interno del tunnel centrale della console, ma abbiamo qui dietro, esattamente come sulla Ioniq 5, un grande selettore abbastanza pratico da utilizzare. Sistema infotainment con una nuova interfaccia. Ovviamente in futuro, quando la proveremo per un po' più di tempo, vi faremo un focus infotainment adeguato, ma come vedete una nuova user experience che permette di integrare le funzionalità di questo sistema, che è connesso con gli aggiornamenti over the air, il traffico, le notizie, ma anche la connettività ancora cablata per quanto riguarda Apple CarPlay e Android Auto. Il navigatore è connesso con le informazioni relative agli autovelox, relative alle pompe di benzina o, per la Conelettrica, relativamente alle colonnine di ricarica, il tutto insieme ai prezzi, e la stessa cosa vale per i parcheggi. In generale
il look di questo ambiente è molto pulito. Chiudo un attimo il pannello porta o al massimo lo socchiudo per mostrarvelo, quindi questa finitura sempre scura con una parte in tessuto tecnico al centro, materiali che nella N-Line sono più rigidi ma comunque dagli ottimi assemblaggi. Parliamo di plastiche però di buona qualità nella parte superiore, un po' più quindi soft touch, non danno fastidio, diventano un pochino più ruvide nella parte bassa dove viene integrato il portaoggetti con il portabottiglie. Qui ci sono ovviamente i vari controlli relativi ai finestrini, blocco porte e quant'altro, mentre in basso, sotto lo schermo dell'infotainment, abbiamo i vari pulsanti, quindi le shortcut per controllare l'infotainment stesso, l'area dedicata al clima bizona, molto comodo avere un pulsante relativo all'aria condizionata solo per il guidatore. Io che uso spesso le auto da solo, mi fa molto comodo, così non vado a sperperare benzina per climatizzare tutta la vettura ma solo nella mia direzione. Ancora più giù, due delle 4 prese USB di tipo C. Quella sulla sinistra è interessante perché ora tolgo un attimo il mio cavo del mio telefono, ecco, e vi mostro. Come vedete dentro ha un LED arancione perché premendo cambia colore. Arancione vuol dire che abbiamo connettività e ricarica, azzurro solo ricarica. Quella di destra è dedicata solo alla ricarica, qui push abbiamo una presa 12 volt nascosta. Qui sotto piattaforma di ricarica wireless a 15 watt, quindi molto rapida e molto ottimizzata. Selettore dei drive mode, gli altri 2 drive mode vi faccio vedere come cambia la strumentazione, sono sport, quindi dopo eco c'è sport e infine snow. Dopo vi dirò alla guida come si comportano. Ampi portaoggetti con portabicchieri modulabili che possono essere, come vedete, possono venire fuori. Davanti io sono seduto molto comodamente, ma perché sono seduto molto comodamente? Mi direte, grazie Carlo, è ovvio che tu lo sia perché hai posizionato il sedile nella tua posizione, ma lo sarei anche dietro. Infatti, ora vi do la prova di questo, mi siedo sul divanetto posteriore con, tra l'altro, un accesso a bordo molto semplificato perché abbiamo una portiera che si apre quasi ad un angolo di 90 gradi e un divanetto che, oltre ad avere lo schienale a filo con la bocca d'accesso, è anche piatto. Praticamente piatto, quindi sebbene il terzo passeggero, quello centrale, abbia un minimo di tunnel centrale, che però tra l'altro è alto neanche eccessivamente, cioè la metà della mia mano, se vogliamo la mia mano in orizzontale, comunque anche chi siede dietro nel terzo posto, qualora non ci fosse invece questo bracciolo con i 2 portabicchieri aperto, potrà stare seduto comodamente. Abbiamo la conformazione per le ginocchia, ma in questo caso non mi serve. Io vi dico, sono alto circa 1,85 m e come vedete penso di essere un po' spettinato, ma comunque non è questo che ci interessa lo spazio per la testa, ed è molto, lo spazio di ingresso a bordo anche molto arioso, e ho tantissimo spazio per le ginocchia. Io neanche sforzando mi tocco, ragazzi, sfioro semplicemente, tanto spazio per i piedi e per le gambe, rete ferma riviste e 2 prese USB di tipo C. Su alcune varianti, su alcuni allestimenti abbiamo anche la possibilità di avere le bocchette e le clima dedicate. Ora però vi dico, ho parlato abbastanza, siamo sul Mottarone, quindi fatemi guidare un po'. Per quanto questa non sia un'auto sportiva ma abbia semplicemente un allestimento sportivo, ve ne voglio parlare alla guida. Vi ho parlato della sua tecnologia relativamente al comfort, è il caso sicuramente di parlare di quelli che sono i suoi sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, che la fanno veramente da padrone. Sì, danno un po' fastidio e ve ne parlerò anche dopo, perché ogni volta che si spegne la macchina dobbiamo andare a disattivarli nel momento in cui la riaccendiamo, e non vi parlo della loro invasività a livello fisico di controllo del volante o quant'altro, quanto proprio dal punto di vista acustico. Troppi cicalini relativamente al limite di velocità, al driver attention warning e quant'altro, però appunto di ADAS ce ne sono tanti e, come vi dico sempre, ben venga, perché la tecnologia è nulla senza quella relativa alla sicurezza di guida. Quindi abbiamo cruise control adattivo anche in funzione smart, diventa cruise normale ovviamente con il cambio manuale, poi abbiamo sensore dell'angolo cieco, sistema anticollisione con riconoscimento di pedoni, ciclisti e anche degli incroci, un sensore che riconosce il sopraggiungere delle altre vetture nel traffico in fase di manovra. Insomma, abbiamo un controllo veramente a 360 gradi della vettura, 360 come i sensori di parcheggio, retrocamera dalla buona definizione con le griglie dinamiche, quindi vi lascio immaginare di tecnologia ce n'è veramente tantissima. Per quanto riguarda il comfort di guida, mi fermo al semaforo così ve ne parlo con un po' più di calma.
Abbiamo dei sedili che sono sinceramente contenitivi al punto giusto, nel senso che non abbiamo dei fianchetti estremi, non sono duri come dei sedili a guscio, ma non sono neanche morbidi come un sofà o un letto matrimoniale. Abbiamo il controllo lombare elettrico e le regolazioni manuali per il resto delle posizioni, ma devo dire che anche dopo diversi chilometri in autostrada da Milano fino qui al Lago d'Orta sono sceso dall'auto veramente riposato. Ma ora ripartiamo. In marcia la visibilità. Allora, quella anteriore è piuttosto buona, la vetratura tutto sommato anteriore è giusta, se non fosse per i montanti. Il montante A è un pochino largo, più largo di quanto sinceramente mi aspettassi, ma per una prova completa mi riservo di parlarvene, quindi in un periodo di guida più lungo, ecco, per parlarvene anche nel quotidiano e non in poche ore di questo primo contatto. Della visibilità posteriore non c'è molto da dire, nel senso che gli specchietti retrovisori hanno una giusta superficie, abbiamo uno specchietto frameless veramente sottile, quindi dall'ampia visibilità, per quanto il Lunotto, come in tutte le auto moderne, soprattutto di questo segmento, sia leggermente sacrificato, ma comunque in fase di manovra, come anticipato, abbiamo sensore di parcheggio, retrocamera dalla buona definizione, quindi problemi tendenzialmente non ce ne sono. Parliamo di questo motore. Allora, le motorizzazioni, come vi dirò alla fine del video, vi parlerò della gamma completa della nuova Kona. Sono full electric, che arriverà in autunno, ma soprattutto termico, mild hybrid e full hybrid, come quella che stiamo guidando in questo momento. Un pacco batterie da 1,49 kWh, quindi una manciata di chili rispetto ai quasi 1500 kg totali in ordine di marcia, per un sistema full hybrid che comunque riesce ad abbassare di molto quelli che sono i consumi. Anche qui però vi metto a schermo quelli che casa madre dichiara, perché per una prova più dettagliata dei consumi, come di consueto, vi porteremo un approfondimento in futuro, dopo averla provata in diverse e disparate condizioni di guida. Al di là di questo, sono stato contento di aver provato questa Kona per il primo tratto in autostrada, perché, se vogliamo, questa è un'auto, non c'è altro modo di dirvelo, da viaggio, confortevole. Sì, in curva, nei tornanti, un minimo ci siamo divertiti, ma l'auto te lo fa percepire che non è il suo pane quotidiano. Infatti parliamo comunque di un assetto tutto votato al comfort. Questa mattina, quando siamo partiti da Piazza Gaeulenti, appena ho visto a 100 metri di distanza davanti a me il pavé, mi sono subito irrigidito, pensando che l'auto mi avrebbe fatto rimbalzare. In realtà fluttuavamo sul pavé, e penso che sia la stessa cosa sulle asperità più decise e anche sui binari del tram. Questo chiaramente è un rovescio della medaglia, ovvero sia quella che è la dinamica di guida in curva, ma ancora una volta parliamo di un BSUV, non parliamo di un'auto sportiva, e quindi un assetto reso più morbido, più confortevole, che quindi soffre di un po' di coricamento laterale e in fase di frenata un trasferimento di carico piuttosto deciso, che ci fa capire del tutto che questa è un'auto da viaggio. A proposito di viaggio, non abbiamo sentito particolari frusci aerodinamici, per quanto non sia sicuramente l'auto più silenziosa al mondo, ma comunque un viaggio di svariati chilometri sicuramente lo farà affrontare nella maniera più confortevole possibile. Ma parliamo di questo motore, appunto un 1600 GDI benzina abbinato ad un motore elettrico, che la rende appunto full hybrid, una tecnologia che aiuta ad abbattere i consumi, ma soprattutto, oltre a migliorare l'efficienza di guida, a rendere la guida stessa più fluida, più costante. Abbiamo un'erogazione veramente morbida, sono eliminato qualsiasi tipo di scompenso alla guida. L'auto infatti, rispetto alle varianti termica e mild hybrid, non ha un TGD, quindi non è turbo, perché non serve. Appunto, abbiamo questo sistema full hybrid che permette un'erogazione fluida, costante e sempre pronta, soprattutto in fase di ripartenza. Buona anche la combo con questo cambio DCT a 6 rapporti, quindi questo cambio automatico doppia frizione con i pedal che hanno una doppia funzione. Infatti, in modalità eco, andando ad azionare il pedal con il meno, quindi quello di sinistra, andremo ad aumentare la frenata rigenerativa 1 su 4 livelli, col più l'andremo a diminuire ovviamente, mentre nelle altre modalità di guida funzionano semplicemente come i pedal di un cambio sequenziale. Capitolo sterzo, un comando dal carico adeguato, morbido, piuttosto filtrato, ancora una volta tutto quanto rivolto a quello che è il comfort di guida, un carico dello sterzo che cambia nel momento in cui passiamo per esempio dalla modalità eco o snow in modalità sport. Oltre ad una risposta più pronta del motore, abbiamo anche un volante
un pochino più pesante, un pochino più rigido per aumentare quello che è il piacere di guida e soprattutto la reattività nel misto stretto. Dell'assetto quindi ve ne ho parlato, abbiamo uno schema MacPersonal anteriore e Multilink al posteriore. Parliamo dei freni, ultimo capitolo, 4 dischi anteriori autoventilanti, sempre pronti in qualsiasi condizione di guida. Importante da tenere a mente in un'auto con questa tecnologia è che nelle full hybrid abbiamo una frenata rigenerativa bella presente e oltre ad un freno motore, nel momento in cui azioniamo i pedal o comunque siamo in discesa, abbiamo anche una fase, la prima fase del pedale, che è tutta volta alla rigenerazione dell'energia nel pacco batterie e quindi solo successivamente ci sarà una vera azione pompante sui freni. Ora però, prima che inizi a piovere, direi che è il caso di tornare alla base. Qui siamo intorno allo stupendo lago d'Orta, parcheggiare e tirare le conclusioni su questa Kona Full Hybrid di seconda generazione. Prova terminata, questo primo contatto volge al termine. Voglio prima però parlarvi di qualche altra sua caratteristica, in primis, cosa mi è piaciuto molto di questi primissimi chilometri, spero di provarlo il prima possibile per voi qui sul canale. Mi è piaciuto molto l'assetto, veramente tanto confortevole, ciò che è richiesto da un'auto del genere. Mi sono piaciuti tanto i sedili, molto contenitivi, duri al punto giusto, infatti né si sprofonda né abbiamo dei gusci da corsa, veramente un ottimo compromesso e sono anche più sottili rispetto a prima per permettere più spazio e abitabilità per chi siede dietro. Cosa non mi è piaciuto? A primo impatto qui sinceramente gli ADAS, non perché siano invasivi a livello di azione fisica, quanto più che altro per troppi cicalini che vanno disattivati ogni volta che ripartiamo, ogni volta che riaccendiamo la Kona dopo averla parcheggiata. Al di là di questo non vi ho ancora detto le varie motorizzazioni. Abbiamo la partenza che è il motore termico, un 1120 cavalli turbo, disponibile sia in manuale sia in automatico DCT. Successivamente mild hybrid in gamma, la motorizzazione per intenderci è la stessa della Kona prima generazione che abbiamo provato qui sul canale, quindi sempre 1000 TGDI, 120 cavalli, disponibile solo con il manuale, e infine quella che abbiamo provato oggi, quindi la full hybrid 141 cavalli 1600 GDI. Per quanto riguarda i prezzi abbiamo una partenza per la motore termico manuale in allestimento X-Line, che sarebbe l'allestimento se vogliamo base ma che è già molto completo, di 28.500 euro, ma mentre vi parlo sullo schermo vi metto i prezzi dell'intera gamma. Un allestimento veramente completo sin dalla base. Poi al di là di questo X-Line, gli altri due sono N-Line, quindi quello un po' più sportivello a livello estetico, e l'X-Class, che è un po' la top di gamma, la premium, quella con le caratteristiche un po' più ricercate e gli equipaggiamenti più completi. Oltre a questo vi avevo anticipato all'inizio video delle brutte notizie, che ossia non arriverà una Kona N, infatti la base della nuova Kona di seconda generazione è la base elettrica. Hyundai punta sull'elettrico più che sulla sportività e quindi non aspettatevi una Kona N come sulla prima generazione. Non arriverà neanche una variante a trazione integrale, infatti queste qui sono tutte quante a trazione anteriore, 2 ruote motrici, e in autunno saremo capaci, si spera il prima possibile, di potervi mostrare anche la Kona Electric, quindi EV 100% elettrica con un'autonomia dichiarata secondo il ciclo VLTP di circa 490 km. Vedremo se è vero o no, io mi auguro vivamente di sì. Adesso vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, lasciateci un like se vi è piaciuto e commentate qui sotto con i vostri pareri su questo primo contatto insieme alla Hyundai Kona in variante full hybrid in questo caso. Iscrivetevi al canale e cliccate sul campanello per ricevere tutte le nostre notifiche. E se vi va, io torno a godermi un po' il lago d'Orta con un'ultima guida. Voi però nel frattempo cercateci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente, anche sul nostro sito web. Trovarci è semplicissimo, vi basterà cercare wedrive.tv.